Alla fine dell'estate del 1483, due ragazzi scomparvero nel nulla dietro le gelide mura della Torre di Londra. Uno era un re di 12 anni, l'altro suo fratello di 9. Per oltre 5 secoli, il loro destino è stato il più grande e inquietante mistero d'Inghilterra. Che cosa accadde davvero ai principi nella torre? La storia ci ha sempre parlato di omicidi, propaganda e vicoli ciechi. Ma se la chiave per risolvere tutto fosse rimasta nascosta per 500 anni tra le pagine di un antico testamento, e se un oggetto fisico, appartenuto proprio al re bambino, puntasse direttamente alla famiglia dell'uomo accusato di averli uccisi. Io sono Cypher Code XT e oggi riapriamo il caso più freddo della storia per seguire una traccia che credevamo perduta nel tempo. Per comprendere l'enorme portata di questo mistero, bisogna tornare a un anno di caos totale, il 1483. Il 9 aprile, re Edoardo IV, un carismatico re guerriero più grande della vita, morì improvvisamente. Il trono passò al suo figlio maggiore, un ragazzo di 12 anni chiamato Edoardo. Il giovane Edoardo V era in viaggio verso Londra per la sua incoronazione, accompagnato dalla famiglia della madre, i Woodville. Non ci sarebbe mai arrivato. Suo zio, Riccardo, duca di Gloucester, intercettò il corteo e fu nominato Lord Protettore, incaricato di governare finché il giovane re non fosse diventato maggiorenne. La sua prima mossa fu prendere in custodia il nipote e accompagnarlo alla Torre di Londra, allora sia palazzo reale sia prigione di Stato. Poco dopo convinse la regina, Elisabetta Woodville, a mandare anche il figlio minore, Riccardo di 9 anni, a raggiungere il fratello. Durante l'estate i ragazzi furono visti di tanto in tanto. Il visitatore italiano, Dominic Mancini, scrisse di averli osservati tirare con l'arco nel giardino della torre. Poi gli avvistamenti diminuirono, fino a cessare del tutto. Nel frattempo, Riccardo fece un annuncio scioccante. Sostenne che il matrimonio del fratello con Elisabetta Woodville fosse invalido, rendendo illegittimi i due principi. Con gli eredi esclusi, la strada era libera. Il 6 luglio 1483 Riccardo fu incoronato re Riccardo III. I due ragazzi, un tempo re e principe, scomparvero dalla storia. Entro l'autunno del 1483 le voci si diffusero in tutta Europa. I principi erano morti, ma senza corpi, senza confessioni e senza prove concrete. Restava solo un'ombra, un mistero destinato a durare oltre 5 secoli. In ogni mistero di omicidio bisogna chiedersi: chi aveva movente, mezzi e opportunità? Per secoli un nome ha dominato la lista: Re Riccardo III. Aveva tutto da guadagnare dalla scomparsa dei principi. Finché fossero rimasti in vita, sarebbero stati un simbolo per i suoi nemici e un punto di raccolta per qualsiasi ribellione. Riccardo aveva anche i mezzi. I ragazzi erano sotto la sua custodia nella Torre di Londra e aveva l'opportunità. Scomparvero poco dopo la sua incoronazione. Non li mostrò mai in pubblico per smentire le voci della loro morte, un gesto che molti interpretarono come una confessione implicita. Questa versione degli eventi fu fissata decenni dopo da Sir Thomas More. Scrivendo sotto la dinastia Tudor, More dipinse Riccardo come un tiranno disposto a tutto pur di ottenere il potere. Secondo il suo racconto, Riccardo ordinò al cavaliere Sir James Tyrrell di uccidere i principi. Tyrrell avrebbe incaricato 2 uomini, Miles Forrest e John Dighton, che li soffocarono nel sonno. More sostenne anche che Tyrrell confessò il crimine sotto re Enrico VII. La storia ebbe enorme influenza e fu resa immortale da William Shakespeare, fissando per sempre l'immagine di Riccardo III come assassino di bambini. Per secoli questa versione fu accettata come fatto, ma gli storici moderni sono più cauti. More scriveva per i Tudor, la dinastia che aveva rovesciato Riccardo III. La sua opera potrebbe essere stata propaganda politica. Inoltre, non esiste alcuna registrazione della presunta confessione di Tyrrell. More riportava semplici pettegolezzi di corte o aveva accesso a informazioni perdute? Il dibattito dura da oltre 5 secoli. Sebbene Riccardo III sia sempre stato il sospettato principale, non è l'unico. Nel corso dei secoli è emersa un'intera lista di possibili colpevoli. Il primo è Henry Stafford, braccio destro di Riccardo. Dopo averlo aiutato a prendere il trono, si ribellò pochi mesi dopo.
Alcuni storici ipotizzano che possa aver fatto uccidere i principi per incastrare il re o aprirsi la strada al potere. La sua rivolta fallì e fu giustiziato nel 1483, portando i suoi segreti nella tomba. Poi c'è Henry Tudor, che nel 1485 sconfisse Riccardo e divenne re. Anche lui avrebbe avuto un movente. I principi erano rivali diretti al trono. Tuttavia, molti ritengono che fossero già morti quando Henry prese il potere. Persino sua madre, Margaret Beaufort, è stata indicata come possibile cospiratrice. Ambiziosa e determinata, vedeva nei due ragazzi il principale ostacolo alla causa Tudor. Esiste infine un'ipotesi ancora più radicale, che non ci sia stato alcun omicidio. Il Missing Princes Project, guidato dalla storica Philippa Langley, suggerisce che i principi possano essere fuggiti dalla torre e vissuti in segreto sul continente. Per 500 anni queste teorie sono state discusse senza prove definitive. Nessun corpo, nessuna confessione e, soprattutto, nessun oggetto concreto collegato ai principi, fino a ora. Per un mistero così antico, una svolta sembrava impossibile. Tutti i protagonisti erano morti da secoli. Cosa poteva restare da trovare? La risposta non era sepolta sotto una strada di Londra, ma su uno scaffale dei National Archives a Kew. Il professor Tim Thornton, dell'Università di Huddersfield, decise di guardare il caso da una nuova angolazione. Non cosa accadde prima della scomparsa dei principi, ma dopo. Che fine fecero i loro oggetti personali? Thornton iniziò a cercare tra documenti vecchi di secoli, concentrandosi sui testamenti, e in un registro del VII secolo trovò qualcosa di straordinario. Era la copia del testamento di una ricca vedova londinese, Margaret Capel, redatto nel 1516, oltre 30 anni dopo la scomparsa dei principi. Tra le righe del linguaggio legale compariva un dettaglio sorprendente. Lady Margaret lasciava al figlio Sir Giles Capel la catena di suo padre, che era del giovane re Edoardo V. Pensateci, una catena d'oro identificata come appartenuta al re bambino scomparso, tramandata in un testamento familiare decenni dopo la sua sparizione. Non una voce, ma un documento legale, un oggetto fisico direttamente collegato a Edoardo V. Nel XV secolo, una catena del genere era un simbolo di status e potere, facilmente riconoscibile. Non avrebbe dovuto trovarsi nelle mani di una famiglia privata. La domanda era inevitabile. Come l'avevano ottenuta? La risposta avrebbe cambiato tutto. La scoperta della catena era già sorprendente, ma fu l'identità dell'autrice del testamento, Margaret Capel, a trasformarla in qualcosa di potenzialmente incriminante. Lady Margaret era una ricca vedova ben collegata. Suo marito, Sir William Capel, era stato Lord Mayor di Londra, ma il dettaglio cruciale riguardava la sua famiglia. La sorella del marito, Anne, era sposata con Sir James Tyrrell, proprio lo stesso uomo che Sir Thomas More indicò come responsabile dell'omicidio dei principi. Improvvisamente il collegamento diventava concreto. Un oggetto appartenuto a Edoardo V si trovava nelle mani della famiglia del suo presunto assassino. Per secoli il coinvolgimento di Tyrrell era stato liquidato come propaganda Tudor, ma questa riga in un testamento dava nuova forza all'accusa. Non era una prova definitiva, ma un indizio difficile da ignorare. Come ha osservato lo storico Sean Cunningham, si tratta di un nuovo elemento di prova che solleva più domande di quante ne risolva. Esiste però anche una spiegazione più innocente. Il marito di Margaret, Sir William Capel, era un prestatore di denaro. La catena potrebbe essere arrivata come garanzia per un debito. Inoltre non esiste una prova diretta che provenisse da Tyrrell. Eppure il legame familiare resta difficile da ignorare. Il collegamento tra la catena di Edoardo V e la famiglia di Sir James Tyrrell era già sorprendente, ma il professor Tim Thornton trovò un ulteriore livello di questa rete. L'avvocato di Sir William Capel era un importante legale londinese, John Moore, e John Moore era il padre di Sir Thomas More. Questo dettaglio cambia tutto. Significa che l'autore dell'accusa contro Riccardo III era legato, attraverso suo padre, proprio alla famiglia che possedeva la catena del re scomparso. Il racconto di Thomas More potrebbe quindi non basarsi su semplici pettegolezzi di corte, ma su informazioni interne. Forse sapeva che la famiglia collegata a Tyrrell possedeva un oggetto appartenuto al giovane re. Esistono anche documenti che mostrano come, nel 1507, il figlio di Tyrrell avesse un grosso debito con Sir William Capel.
Questo offre una spiegazione plausibile. La catena potrebbe essere stata trasferita come pagamento. Qualunque sia il percorso, debito, dono o trofeo, il risultato è lo stesso. 33 anni dopo la scomparsa dei principi, un oggetto legato a Edoardo V è documentato nelle mani di una famiglia collegata al suo presunto assassino. E l'avvocato di quella famiglia era il padre dell'uomo che per primo mise per iscritto l'accusa. Una coincidenza molto difficile da ignorare. Per oltre 500 anni il destino dei principi nella torre è rimasto sospeso tra accusa e difesa. Poi una singola riga in un testamento del 1516 ha cambiato il dibattito. La menzione della catena di Edoardo V introduce qualcosa che mancava da secoli, un oggetto reale, documentato, collegato al cuore del mistero. La presenza della catena tra i parenti acquisiti di Sir James Tyrrell rende più concreta la narrazione tradizionale. Il racconto di Sir Thomas More non appare più soltanto come propaganda, ma come una storia che potrebbe avere radici reali. Eppure, il mistero non è risolto. Il testamento non spiega come la catena sia arrivata alla famiglia Capel e una spiegazione innocente resta possibile. Ma ora esiste una domanda difficile da evitare. Come è finita la catena personale di un giovane re tra i parenti dell'uomo accusato di averlo fatto uccidere? Questa scoperta non chiude il caso, lo riapre. Sposta il dibattito dalla speculazione a un fatto concreto. Potremmo non sapere mai cosa accadde nell'estate del 1483. Ma questo testamento di 500 anni fa ci ha portati più vicini alla verità che mai. I principi sono scomparsi, ma uno di loro potrebbe aver lasciato un indizio, e quell'indizio continua ancora oggi a parlare. La scoperta della catena di Edoardo V ha aggiunto un elemento cruciale a questo mistero, ma il dibattito è tutt'altro che concluso. Cosa ne pensi? È la prova che finalmente incrimina Riccardo III, oppure solo un diversivo in un cold case di 500 anni? Scrivi la tua teoria nei commenti. Se ami esplorare i grandi misteri della storia, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere la prossima indagine. È stato un viaggio incredibile nel tempo. Grazie per averlo condiviso con me. Ci rivediamo presto per un nuovo mistero da svelare.